Tiramisù alle pesche, un dolce fresco, leggero e davvero davvero squisito. Benvenuti nel canale di Tavola Serena. Iniziamo preparando una crema alla vaniglia. Io la faccio utilizzando zucchero, amido di mais e poi una bustina di semi di vaniglia, che è questa, che trovo in un supermercato, ma va benissimo anche una bacca di vaniglia. Vi sconsiglio la vanillina perché non è molto naturale. Mescoliamo per bene le polveri e poi aggiungiamo il latte. 500 g di latte un po' alla volta, mescolando per bene. Il latte che ho utilizzato è alla mandorla. Mescoliamo per bene e poi accendiamo il fuoco. Ci vorrà qualche minuto affinché la crema diventi di questa consistenza. La trasferiamo all'interno di un piatto, la copriamo con pellicola a contatto e la lasciamo raffreddare per bene. Passo successivo è preparare le pesche. Io non le inserisco a crudo, preferisco cuocerle. Rimuovo la buccia, se avete le pesche noci senza questa buccia va benissimo. Le taglio prima a fettine e poi a cubetti all'interno di un tegame. Le mie pesche non erano particolarmente mature purtroppo, ma io vi consiglio di utilizzare delle pesche belle mature perché danno un sapore fantastico. Un cucchiaio di zucchero di canna, succo di mezzo limone e poi mescoliamo e accendiamo il fuoco. Non dovranno cuocere molto, circa 5 minuti. Le teniamo mescolate, fiamma piuttosto alta perché non devono rilasciare molta acqua. E quando arriviamo a questa consistenza possiamo spegnere e aggiungere, se vogliamo, degli amaretti. Io ne ho aggiunti circa 6-7, sbriciolandoli con le mani. Questo è un passaggio facoltativo, ma secondo me amaretti e pesche sta benissimo. Ultima mescolata e anche questo lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo prepariamo la farcia, la crema era già pronta, ora serve, io di solito utilizzo la panna. C'è chi mi chiede ma si può usare il mascarpone? Io credo di sì, la consistenza sarà un pochino diversa. Io purtroppo non posso utilizzare il mascarpone perché è un formaggio che mi fa sempre stare male, quindi utilizzo questa panna vegetale già zuccherata. Però se voi potete e non avete intolleranze va benissimo il mascarpone e sono convinta che anche la ricotta ci stia molto bene. La panna l'ho lasciata nel freezer per 5 minuti prima di montarla, dopodiché ho azionato le fruste elettriche e veramente in 2 minuti monta e diventa perfetta. A questo punto recupero la crema che nel frattempo ha rassodato, è stata anche in frigorifero, la trasferisco all'interno della panna e poi aziono sempre le fruste. La mia crema ha un colore veramente scuro proprio dato dal latte di mandorle, però come vedete una volta mescolata alla panna si schiarisce moltissimo e sta davvero bene. Come bagna ho scelto di fare latte mescolato a una tazzina di caffè. In realtà potete anche fare meno di una tazzina di caffè, usare solo latte, solo caffè, vedete voi. Ovviamente più caffè si utilizza, più andrà a coprire tutti quelli che sono gli altri sapori che abbiamo utilizzato, cioè la vaniglia e le pesche. Prendo una pirofila, questa è da 22x27, inzuppo i savoiardi e li deposito sul fondo facendo uno strato uniforme. Trasferisco metà della farcia con la panna che abbiamo appena fatto e la livello per bene. Una ricetta davvero semplice ma da un gusto super delicato. Mi fate anche notare che spesso la panna zuccherata è troppo dolce. In questo caso vi consiglio di usare pochissimo zucchero nella crema che andate a fare, oppure chi può utilizzare della panna fresca in modo tale che non sia zuccherata. Strato di pesche, dobbiamo utilizzarne metà, altro strato di biscotti inzuppati. Se non volete utilizzare i savoiardi vanno bene anche i pavesini o qualsiasi altro tipo di biscotto. Finiamo con la crema rimanente. Se volete potete trasferirla all'interno di un sac à poche per fare delle bellissime decorazioni. Io e il sac à poche non andiamo molto d'accordo, lo utilizzo proprio in casi di estrema necessità. Quindi vi faccio vedere la decorazione che ho fatto io. Ho steso uniformemente la panna e poi con semplicemente un cucchiaino ho fatto queste righe oblique. Questa è la mia decorazione che però secondo me sta molto bene. Decoriamo con le pesche rimaste e il gioco è fatto. Possiamo anche aggiungere scaglie di cioccolato
una spolverata di cacao, quello che volete. Il cacao però vi consiglio di aggiungerlo in ultimo. Facciamo riposare in frigorifero per almeno 2 ore, meglio ancora per tutta la notte, come ho fatto io, e questo è il risultato la mattina successiva. È davvero buonissima, la consistenza è fantastica. Mi sono ispirata al mio tiramisù al limone, di cui trovate la ricetta sul canale e penso abbiate già visto perché è tra le ricette più viste. E questa è la consistenza finale, è davvero squisito. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un pollicino in su, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le future ricette. Qui vi lascio la ricetta di un tiramisù alle pesche, una ricetta molto vecchia che avevo caricato sul canale proprio i primi tempi, ma che è senza panna. È davvero buonissimo anche quello, spero tanto che vi piaccia. Noi ci vediamo qui nel prossimo. Ciao!